No vabbè, guardate raga, guardate che figata. Questo è una cosa micidiale. Allora, bentornati su Affari in Giappone. Quest'oggi, ragazzi, siamo venuti qui Art of Book Off, sempre a Kashiwa, la zona di Kashiwa, su quella stradona. Vediamo, entriamo e vediamo che troviamo. Come vi ho detto, nel pomeriggio avrebbe piovuto e infatti si sta nuvolando. Speriamo che, perché almeno rifresca un po', perché fa un po' caldo. Qui abbiamo, come sa, il reparto lì tutti i CD eccetera, e qui i videogiochi. Quindi questo, essendo un hard off, abbiamo più videogiochi in teoria, che poi non è sempre vero. Pesante, tazza. Guarda qua, Madonna, che cosa? Questo pesante, sì, pesante, abbastanza pesante. Allora, qui il prezzo è quello che è, insomma, non ho capito se lo vendono per nuovo, perché insomma sto prezzo qui è giustificato semplicemente se è nuovo. La scatola sembra veramente tenuta bene, quindi magari potrebbe essere. Qui c'è una sfilza di Game Boy figata. Switch, praticamente edizione di Monster Hunter a 33.000 yen. Ma mi sa un pochino tanto, però fatemi sapere voi che ne pensate. Vabbè raga, questa è fantastica perché questo prezzo in teoria, se boxata, ci potrebbe stare, ci starebbe e sarebbe un bel pezzetto. C'avevano queste qui, purtroppo il problema che, per chi non lo sapesse, è un GameCube Panasonic, una versione che fecero della Panasonic appunto, e praticamente avevano il supporto del lettore DVD dentro, che era di una plastica veramente schifosa e si sfondava, quindi il carrellino non usciva più perché si sbriciolava proprio la plastica interna. C'è la possibilità di comprare appunto il supporto nuovo e cambiarglielo direttamente, però un lavorone, è veramente una rottura di scatole farlo. Riguardando il video ho visto l'etichetta, l'ho letta bene e ragazzi è praticamente assurdo, perché stiamo parlando di 626 euro per una console che non funziona, non è boxata e ovviamente non funziona perché c'è scritto che il carrello non esce, quindi ha esattamente quel problema che vi avevo descritto nel video. Il carrellino praticamente si è sbriciolato, il supporto del carrello si è sbriciolato. Fatemi sapere secondo voi se sta cosa è normale, scrivetemelo nei commenti, perché insomma vende a praticamente quel prezzo lì quella console in quelle condizioni lì, mi sembra assurdo, però non lo so, fatemi sapere voi cosa ne pensate, sono veramente curioso. Diciamo che start off sono un attimino tutti matti, guardate qua. Questo boxato ci sarebbe pure stato. Lose, no. Poi c'è la S, però anche questo lose ne, un po' troppo alto. Poi c'è una sfilza fantastica di cosa, c'è un terremoto, vengono tutti giù proprio in fila, è una fantastica, tutti questi MacBook, non so, MacBook so, iMac, ma va bene, monitor eccetera, cioè fantastici, sono pericolosissimi là sopra. Qui abbiamo un grosso reparto audio, il junk sta lì giù, che adesso dopo ci andiamo. Ovviamente qui c'è la sezione junk perché è un hard off. Vedete, poi c'hanno tutti i giochi dentro i cestoni, che raga, è una figata, costano poco questi qui dentro i cestoni, però non c'è niente, infatti vedete è tutto sfuso. Questo che gioco è? È una mezza porcata. Questa è una mezza porcata. No, magari. SimCity versione giapponese, fantastico. Grazie per essere arrivati fino a qua. Se vi piace il video, allora ragazzi, perché non mettete un bel like? Se mettete un bel like e vi iscrivete al canale, se non l'avete ancora già fatto, aiutate il canale a crescere e mi supportate. Per voi non cambia nulla, per me tantissimo, perché possiamo arrivare in nuovi store, possiamo arrivare in nuove zone del Giappone, andare in Hokkaido, andare sulle isole a cercare retro game. Chi va a cercare i pesci e noi andiamo a cercare i retro game.
cavolo raga, che figata. Se poi vuoi partecipare al mio Patreon e quindi ricevere e vincere tutti i mesi giochi come questo mese che si vince Street Fighter 2 per appunto Super Famicom, se vuoi partecipare allora clicca sulla mia pagina Patreon e abbonati. Con praticamente 5 euro al mese puoi partecipare alla vincita di questa roba qui e supportare il canale. Poi se sei un negoziante o un'impresa o è quello che ti pare e vuoi importare giocattoli, carte, action figure dal Giappone, allora ci vediamo a fine video. Come tutti di voi sapete, io ho una malattia personale per la zona junk, perché mi riserva sempre molte belle sorprese. Qui adesso c'è ovviamente sempre il solito, ultimamente sei proprio pieno di VR morti. Questo che roba è? Questa è una figata. Mi sa proprio di cosa veramente super old, ma una figata. C'è gente che sta già smanicciando lì dentro, si sta proprio impastando le mani. Che scena bruttissima. Andiamo a vedere di qua, perché in teoria, vabbè, questo mi sembra che c'era, perché c'eravamo già stati qui, mi sembra che questa già ci stava, quindi niente di nuovo all'orizzonte. Donkey Kong è trattato così a 500 yen, ma che alla fine poi non è che sta malissimo, però così boh. Qua ci sta altri cosi morti, poi abbiamo cavetteria pad del Super Famicom Pokémon del 64 però a 2 euro, pad dei Pokémon. Ah, eccolo, vedi, questo era quello del 64 che uscivano. Questo si era boxato, ma ci stavano boxati questi? Io non ho mai visto boxato. sì. Cioè, ogni tanto mi capitano. Questa zonina me l'ha sfuggita, consoline portatili, così anche i controller della Twitch. Questo sicuramente è un gioco molto datato, boxato. TV baseball, veramente era un giochino per giocare a baseball, perché i giapponesi adorano il baseball e è carino, molto carino. Poi boxato così, questo pure è carino, ragazzi. Allora, ho trovato un po' di giochini qui. Un po' di giochini Play 2, Play 3 ce ne sono, e ragazzi sta roba qui va che è una meraviglia. Vedi, un po' di acquisti si sono stati fatti, vediamo se c'è qualcos'altro. Qui abbiamo altre cose, tutta roba che costa un pochino, però ci sono veramente belle, a parte i giochi del Neo Geo AES che sono sempre molto belli. Poi c'è qualcosa della 360, poi qualche giochino del Sega Saturn, così sempre abbastanza prezzi abbastanza alti, però sono buoni, dai. Cioè, se stai a cercare proprio quella cosa lì ci può stare. Poi loro non potevano mancare, ci stanno sempre, ovunque andrete li troverete, saranno sempre con voi. I bonghi non vi abbandoneranno mai. Poi c'è questo che era una sorta di case della 360, se non erro, questa, sì. Questo ovviamente è tema Super Mario. Questo è figo, una volta però questi ti tiravano proprio dietro, anche perché poi, cioè, ok, te lo compri se stai con la macchina bene, se no portartela a casa ti voglio. Comunque mi hanno detto che ha fatto un successone, se stanno tutte qua. La battutina, permettetemi, che cosa c'è scritto, leggete bene. Mi raccomando, solo gli italiani possono capirlo. Tutto ciò, allora, abbiamo esplorato tutto. Qui ci sono chitarre, chitarrine, che cose che non ci competono, quindi neanche ci andiamo a vedere. Qui ci sono varie showcase che però già ho fatto vedere, o se non vi ho fatto vedere perché ci sono gli iPad che non ci facciamo nulla. Qui sono il reparto dei videogiochi, già l'abbiamo visto. E la zona junk che sta qui giù sono quelli che da prima che stanno a cercare di comprare qualcosa, ma non ho capito che cosa. E questa è zona junk, però ragazzi non c'era niente se non quello che abbiamo comprato, che sono giochini veramente molto belli a prezzi veramente bassi, perché qui oltre a 100-300 yen massimo ci sono, a parte la musica che mi sta veramente stordendo,
Poi ci sono i cavi, i cavetti, eccetera. Console buttate, ecco, vedi, queste non le avevo viste, non c'ero arrivato qui giù, perché prima c'era una persona. Guarda, roba è. Io ho capito che roba è. A parte le chitarre, uno la prendiamo, andiamo in cassa, gliela suoniamo in testa e ce ne andiamo con tutti i giochi. No, non si fanno queste cose. Ma che roba è? No, fantastico. American, che è la latta, con Katsuya Kobayashi. Ma che cavolo è? Vabbè, dopo sta piccola parentesi. Ci sono Famicom buttati qui dentro, che non so da quanto tempo stanno qui dentro. Un controller di Densha The Go. Qualche PlayStation buttata, vediamo se sono le 1000. No, questa è pure un po' abbronzata, non è una 1000. Questa potrebbe, e no, come vedete non è di certo una 1000. Ovviamente la 1000 perché ha il chip Yamaha dentro, Yamaha che si sentiva meglio, tutti vogliono la 1000, ma la 1000 c'ha un bel problema alla lente che sfancula tranquillamente, però è molto richiesta. Se non lo sapevate, beh, lo sapete adesso, andate a cercare su YouTube, ho visto qualche video in merito, vi consiglio di darci un'occhiata. Questo è bello, c'ho veramente bei ricordi con questo gioco. Allora, recap, abbiamo preso qualcosa veramente a poco, queste cose stanno veramente tutte su 1 euro e qualcosa, quindi ci sta un bel margine sopra, verranno messi tutti sul sito, quindi andate a controllare il sito racingfan.store. Ovviamente qui prima che ci dimentichiamo è questo, quindi in teoria dobbiamo, se ci sono i bambini in giro, eccolo qui, dobbiamo metterlo, lo segniamo come visitato, bella per te. E adesso in teoria dovremmo averlo sbloccato, raga. Yes, sbloccato. Il prossimo sarà questo, ma vediamo se ce lo facciamo oggi, ci andiamo un altro giorno. Allora, abbiamo provato un po' di cose, le abbiamo trovate. C'erano cose belle ma a prezzi abbastanza alti, però c'erano. Quindi se vi interessa, venite, qui sta Kashiwa, bello stradone, come fare tutto dritto, c'è sta belle cose, ci sono, però esatto. Noi ci vediamo, l'appuntamento è lunedì prossimo per un nuovo episodio di Affari in Giappone e adesso sinceramente non lo so che facciamo, però ci avrete la sorpresa almeno al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Allora, se sei arrivato fino a qua e stai ancora guardando è perché sei uno store e quindi hai intenzione di importare cose dal Giappone. Noi siamo un'azienda, io ho un'azienda che appunto si occupa di questa roba qui. Se sei interessato appunto a action figures, carte Pokémon, giochi, eccetera, 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 allora contattami, ti lascio i miei contatti nella descrizione, così se hai domande o vuoi chiarimenti su come funziona, eccetera, eccetera, mi puoi contattare lì. Eppure oggi il video è finito, io ringrazio tutti i miei Patreon che vedete qui scorrere bellissimi a schermo, grazie per il vostro supporto perché sto video è stato fatto grazie a voi, grazie.